Buongiorno ragazzi, oggi iniziamo una serie nuova su vari strumentazioni da laboratorio che ho. Mi allontano nel frattempo per prendere un po' di cose, il nostro accetto, tanto per capirci. Allora, dicevasi, un po' di attrezzatura per il laboratorio. In questo vediamo qua su questo bello apparato qui che è un oscilloscopio ITT OX710C Matrix. Ok, allora togliamo un attimo il mio orologio da qua su, si vede dalla polvere. Ok, questo è il davanti per il momento. Ecco, anche qui c'è un bel po' di polvere. Diceva c'è un po' di polvere perché sono 40 anni, esattamente 40 anni che fermo dall'altra parte. Lo avete visto in alto qui sulla mia destra, l'ho acceso tempi fa giusto perché per controllare i condensatori, per controllare un po' il tutto. E adesso ne approfitto per farci una piccola pulizia e poi cominciamo così, giusto per dire, facciamo una piccola pulizia e lo vado ad aprire. Ma prima di aprirlo volevo farvi vedere il davanti. Io ho già tolto qualche vite, lo vedete nel suo splendore. Qui è già aperto, ma perché ho tolto la vite e poi vi dico. Io gli strumenti li utilizzo anche per come supporto per la licenza di Windows, quindi c'avevo la licenza di... Allora, questo è il suo bel frontalino, è sporco come un accidente. Appena lercio, appena lercio. 40 anni di non pulizia, si vede, eccola qua la pulizia. 40 anni. Ok, allora dicevasi, andiamo ad aprirlo. Questo è un dual, doppia traccia, canale A, canale B, ha i suoi pulsantini del test e sinceramente non mi ricordo quanti megahertz è. Dovrei prendermi un po' di notizie per questo. Lo X710 non ce li ho, poi ve li do man mano nel video. Mi sono dimenticato, però all'epoca so che sicuro arriva a qualcosa come 60 MHz più o meno, voce meno, voce più. Ok, allora fermo niente, è inutile andare a fermare, portiamocelo da questa parte così e andiamo ad aprirlo. Ecco qua, io ripeto, ho già tolto le viti. Perché ho tolto le viti? Eccolo qua, qui lo possiamo vedere, è rotto da questa parte e il resto ce l'abbiamo, poi dopo mettiamo tutto, lo sistemiamo anche quella parte. Allora, ok, suo bel tubo catodico, lo vediamo da questa parte. Non volevo fare nessun video veramente, però ieri sera mi serviva l'oscilloscopio. Ho fatto una cosa semplicissima, l'ho messo, però c'era l'interruttore che non funzionava, si era grippato per i suoi tempi, per i suoi, diciamo, un po' di vecchiaia. Era rimasto acceso perché l'avevo lasciato acceso tempi fa e quindi è rimasto grippato lì. Adesso sembra che funziona perché gli ho messo un po' di svitolla e quindi funziona. Ok, allora c'è la sua bellissima piastra di qui, sotto ce n'è ancora una, ok, e qui abbiamo il suo alimentatore con il suo trasformatore e tutto il resto, condensatori,
sono originali, non sembrano aver subito perdite e sembra che siano decentemente decenti, come pure tutto il resto qui davanti. Ok, c'era solamente il focus che era andato, la manopolina del focus, ma poi alla fine ho sistemato anche quella e quindi vabbè, e c'era il focus. Quindi ho controllato di nuovo i condensatori, sono tutti quanti a posto e volevo solo farvi vedere com'era all'interno. Se riesco a trovare una data da qualche posto vi dirò pure quando è stato fatto, ma sembra che non ce ne siano di date all'interno. Ok, se non difettissime, niente di strano. Eccolo, 1086, trasformatore fatto nell'86, quindi 2280. Allora, qui c'è 2286. Allora, ecco, abbiamo scoperto là 86 2000 sono 20 14 2026 sono giusto 20 e 20 40 anni. Ok, è stato fatto 40 anni fa. Io vado a richiuderlo, non vi faccio vedere nient'altro perché questo è. Andiamo a richiuderlo bloccando il video. Devo stare attento al manico, quindi qui, perché eccolo qua. Ok, allora vado a chiudere e poi ci sentiamo subito dopo. Ok, allora ho messo le viti, fatto per bene come si deve, colleghiamo la corrente elettrica, la spina, eccola qua, ce la andiamo a collegare da questa parte. Ok, diamo tensione, vediamo se accende, perfetto. Ok, dovrebbe uscire la lineetta verde, eccola qua. Quello che non funzionava era il focus, però adesso funziona perfettamente bene. Andiamo a mettere sul canale e andiamo a provare. Ok, ecco, questa dovrebbe essere la nostra sinusoide che ci arriva in casa. Come potete vedere non è bella pulita, questa è dovuta perché sto in una zona in cui l'unica spiegazione che posso dare è che sono una zona in cui ci stanno tante pale eoliche e quindi un sacco di inverter che ci danno la corrente da queste parti e ce la fanno pagare pure cara, perché purtroppo a loro non costa un cavolo quasi e a noi ce la fanno pagare il triplo. Va bene, comunque questo è un discorso a parte. Comunque non è neanche bella pulita. Vediamo il test dei componenti, vediamo. Invece l'onta quadra è qui, eccolo qua, una bellissima onda quadra a 10 kHz e poi c'è l'uscita a 1 Hz, a 1 Hz, che è 1 kHz, scusate, a 1 kHz l'onda quadra e a 10 kHz. Ok, abbiamo sistemato anche questo, gli do un'altra pulita generale, lo rimetto a posto. Ok, grazie per aver guardato questo video. Purtroppo non ho fatto niente di strano se non aprirlo, farvi vedere come è fatto all'interno. Pensavo, così ho controllato almeno i condensatori e i condensatori sono buoni, perfetti. Ok, e quindi niente.
Alla prossima ragazzi, grazie di aver guardato questo video.